Bentornati, una nuova puntata di Facciamo finta che, una tra le più attese, perché molti di voi mi hanno chiesto a gran voce questo collegamento insieme a un'amica, Giuliana Conforto, che è insieme a noi già pronta, collegata, alla quale diamo il benvenuto. Come stai? Bene, bene, grazie. E voi? Spero bene. Tutto bene, anche perché insomma sono giorni veramente particolari, il cambiamento è in atto, sta accadendo di tutto, oggi porteremo insieme ai nostri amici che ti anticipo sono preparatissimi, quindi chi segue anche il nostro canale YouTube sono preparatissimi, cerchiamo di riportare quelle che sono le nostre conversazioni che facciamo in privato e le portiamo ai nostri amici che ci seguono da casa, perché prima di entrare nell'argomento che avevamo scelto, quindi partendo da Giordano Bruno a un sacco di cose molto interessanti, ma che cosa sta accadendo a livello energetico in questi giorni? Oddio mio, a livello energetico. Allora, qui c'è il problema di cambiare linguaggio. Perché tutti parlano di livello energetico, esiste pure livelli rotanti, sono molti i livelli. Allora, sta cambiando soprattutto la mentalità, io direi, parliamo in modo, diciamo, umano. E ci si sta rendendo conto che tutta la descrizione, questo già da vario tempo, che la descrizione finora ehm, proposta dalle accademie, dall'ufficialità, insomma, dalle TV di Stato, non è più così aderente alla realtà, no? Perché poi tutti pensano, ma perché ci sono tutti questi morti e poi ci stanno la maggior parte asintomatica, eccetera. Però questo è l'argomento di cui mi occupo, sono disposta a occuparmi, ma un po' all'atere di quello che invece è di più la mia specialità, insomma. Ci stanno cambiamenti in cielo che hanno effetti sulla Terra e che non vengono ignorati. Cioè, e in questo Giordano Bruno lo aveva previsto, nessuno alzerà gli occhi al cielo, no, pensando che il cielo sia una cosa distante, una cosa distinta da noi. E invece proprio in questi giorni, mi pare sabato, domenica forse, è arrivata la notizia che dei raggi cosmici a energie elevatissime sono stati captati dall'osservatorio che si trova in Tibet, nell'altipiano del Tibet. Non è la prima volta che avviene, ne hanno captati in totale 23 di questi segnali, anche un numero in qualche modo significativo, non so, credo siano il numero delle... No, no, mi sbaglio, bisogna chiedere ai medici, però ho l'impressione che sia un numero cruciale anche per la nostra fisiologia. E questa energia è assolutamente fuori misura perché i raggi cosmici sono più di 100 anni che li misuriamo, non sono certo una novità, però la novità è la quantità di energia che hanno, con cui sono arrivati, insomma. E questo ha consentito di dire agli esperti che la provenienza dei raggi cosmici, che è uno dei misteri più insoluti della fisica, è la nostra galassia. Ci sono miliardi di galassie, anzi, e quindi potevano anche essere extragalattici in teoria. Invece questa energia tale e una serie di considerazioni fa capire che sono galattici. Quindi la nostra galassia è la nostra, quella dove siamo collocati, non è che sia nostra, è in qualche modo la sorgente di questi raggi cosmici anomali.
E la cosa più grossa però dei raggi cosmici è che non si conosceva la provenienza, adesso è stata localizzata entro la galassia, ma comunque i raggi cosmici non si è individuato il punto dai quali provengono. Ora si parla di una pool di raggi cosmici, cioè una piscina di raggi cosmici e che potrebbe, questa non so se lo dicono loro o lo sento io, quindi non voglio influenzare, però la mia sensazione è che hanno relazioni con la Via Lattea, quella che noi vediamo ad occhio nudo e che è un ammasso di stelle, cioè non è separato, però insomma è in qualche modo una via che ci affascina, insomma, no? Quando guardiamo il cielo, non dalle città che ormai sono illuminate in modo tale che non vediamo quasi niente, però se andiamo in montagna, lontano dalle luci artificiali, insomma, il cielo è uno sguardo affascinante, insomma, e quindi e questa Via Lattea è in un certo senso mh, un- un'indicazione di una via, di una qualcosa che ci unisce al cielo, no? E, e non, e anche questo messaggio, questo evento ha colpito molto, mentre i precedenti erano stati ignorati e questo ha colpito incredibilmente la fantasia, mi sono arrivate non so quante richieste di spiegazione. E io mi sono studiata appunto le varie tesi e il fatto che provengono da questa galassia mi sembra una cosa molto interessante e, e comunque sarebbe più interessante capire perché ancora non si riesce a capire l'origine. E la risposta mia, ma credo anche di altri, comunque la mia risposta è perché non hanno un'origine, sono presenti ovunque. Non c'è un luogo di origine, sono onnipresenti, infatti qui piovono sempre. E la cosa divertente e a volte tragica è che se leggiamo i giornali, i media ufficiali, dicono i pericolosi raggi cosmici, cioè ci conviviamo da qualche milione di anni, se non miliardi. Perché sono pericolosi non si sa, ma perché il gioco è quello del nemico, no? Il pericolo. Allora facciamoci proteggere dai santi protettori di questa, che stanno su questo pianeta, che insomma non hanno certo lesinato in guerra, in condanne esemplari, non ultima quella di Giordano Bruno, non altra la crocifissione del grande maestro che hanno poi chiamato Dio e lui non ha mai detto di esserlo, parlo di Gesù Cristo, e quindi di grandi che hanno anticipato un'evoluzione, un cambiamento grandioso della realtà e che secondo me è la causa vera di questa cosiddetta pandemia, perché in fondo la verità è una concezione nuova dell'universo e dell'uomo e vaccinarci, vaccinarli perché io non mi vaccino, e, e non alzare, e pensare di fare il 5G, che è come un faro che ci abbaglia, ci impedisce di vedere oltre, è un modo per rompere e per continuare a dividere e fare il gioco dell'impero, cioè che divide e impera, no? E, e conserva quello che Giordano Bruno chiamava il feo tiranno. Il feo tiranno, e questo è una cosa su cui riflettere, è il tempo.
Cioè la conoscenza comune ci parla di un unico tempo irreversibile, quindi descrive la storia in funzione di questo ipotetica freccia che è smentita da tutte le osservazioni. Cioè, però la narrazione alla quale poi si adeguano molti dotti, anche brillanti, eccetera, è quella di descrivere gli eventi in funzione del tempo. Perché? Gli eventi sono azioni che non sono necessariamente collegate al tiranno, a questo parametro artificiale che ci siamo fatti, cioè le azioni dipendono fondamentalmente dalla volontà dell'uomo di farle. Allora, però legarlo al tempo è stato un fatto utile alle banche, perché legare tutto al tempo significa inventarsi il debito pubblico mondiale. Significa che i popoli, le banche buone ti regalano i soldi che fabbricano dal nulla perché sono pezzi di carta oppure numeri di un computer, no? E tu, buon cittadino, ci paghi le tasse e siccome poi tutti siamo sempre in debito e quindi il debito pubblico, parlo di miliardi di persone che magari non hanno nemmeno da mangiare oppure non guadagnano soldi, aumenta di 80.000 dollari circa al secondo. Quindi ha raggiunto una vetta che non sarà mai ripagato, evidentemente, no? Anche perché è una totale invenzione alla quale però credono tutti i governi, tutte le chiese, tutte le finanze, le banche ovviamente. E per carità, credano quello che vuole, ma perché non smettiamo di credere a stupidaggini? Eh certo, anche perché poi è pura matematica, no? Cresce a livello esponenziale Ma fino non al è punto di... matematica solo, quella insomma, quella vabbè, la matematica poveretta non c'ha colpa, è il fatto che presumiamo, noi ci inventiamo questo legame, è stato inventato da alcuni e ora venerato come se fosse un dio. Cioè, tra l'altro, l'unica preghiera ehm, suggerita da Gesù parla del debito. Dice rimetti i miei debiti come io li rimetto ai miei debitori e questo mi pare giusto, se qualcuno mi presta dei soldi io li restituisco a questo qualcuno, ma questo debito che sovrasta il mondo, questo è un'invenzione totale e guarda caso ricade sui popoli. Chi ha soldi li mette i soldi in banca e invece ha gli interessi positivi. Per cui questo è stato un atto di genio per rendere alcuni sempre più ricchi e altri, tanti, sempre più poveri. Però c'è aria di cambiamento e proprio in questi giorni, in prima serata nella TV pubblica, ho visto anche un'inchiesta legata anche agli investimenti, ai fondi del Vaticano che hanno anche scommesso nel 2017, io dico scommesso, ma in realtà è investito a favore di scombussolamenti geopolitici o pandemici. Nel 2017 ha portato un grande profitto di milioni di euro questi movimenti economici affidati a broker. E il fatto che in prima serata nella TV pubblica si facciano queste inchieste potrebbe essere sintomo di un cambiamento, di qualcosa che va a muoversi dall'alto, forse ci si sta preparando per un cambiamento, ecco, senza essere troppo ottimisti. Ma guarda, è un cambiamento enorme, ma sono contenta che non sapevo di questo fatto, sono contenta che sia stato trasmesso, ma sicuramente il cambiamento ci coinvolge anche la concezione comune della realtà. Cioè questo arrivo di questa osservazione di raggi cosmici eh, ci mostra un legame tra noi e energie finora impensate.
mai provate così alte. Allora, un'altra dramma di questo mondo è il limite di energia, no? Abbiamo bisogno di petrolio, di combustibile, cioè, questa è un'altra bufala perché alla base della fisica quantica si dimostra che l'energia è inseparabile dal tempo, dai ritmi del tempo, è un principio di Heisenberg. Quindi se noi separiamo l'energia dal tempo, cioè facciamo tuttora ciò che è stato smentito ormai da più di un secolo. Allora, è una mentalità che per continuare a venerare il feo tiranno, e cioè precisamente il potere temporale, che non è, è anche del Vaticano, ma non solo del Vaticano, e non chiederci che cos'è la vita. Faccio presente che Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità, la vita. Non risponde nessuno a questa risposta, a questa domanda, nemmeno il Vaticano. E la cosa incredibile ma vera è che 50 anni fa la fisica ha trovato una nuova forza che potrebbe essere proprio la vita, è un'ettrina eterna e onnipresente, cioè ha le doti attribuite a Dio. La differenza è che comunica con i nostri corpi. Quindi la divisione fra questo misterioso Dio che ci caccia dal paradiso e fa tutto in 7 giorni, questo è la Bibbia, i Vangeli sono altra cosa, però insomma poi hanno unito, quindi stiamo sempre là. E questa cacciata, questa celebre cacciata, in qualche modo è smentita anche dal fatto che energie enormi ci stanno arrivando sulla Terra e che sentiamo finalmente quest'unione con, e non sono chiacchiere, è provato dalle osservazioni dell'osservatorio che sta in Tibet, all'altopiano del Tibet. Posto molto particolare, poi io e te ci siamo sentiti anche a ridosso di questi accadimenti e tu mi hai raccontato anche qualcosa riguardo l'Antartide che è molto interessante, ce lo puoi accennare? Ma guarda, in Antartide stanno scoprendo cose incredibili e c'è un grosso edificio dove misurano i neutrini che vengono dal centro della Terra e, e cose con energie incredibili. E non sono neutrini solo, sono anche e soprattutto antineutrini. E queste particelle sono minutissimissime e però ci attraversano, non solo in Antartide vengono registrate, ma qui in qualunque parte del mondo attraversano i nostri corpi a miliardi ogni secondo e, e fanno, li chiamano i camaleonti dell'universo perché si trasformano, cioè cambiano sapore. E questo premio Nobel della fisica nel 2015 non è una cosa esoterica che sto raccontando, insomma, è noto questo fatto ed è anche noto adesso provato una, recentemente un esperimento suggerito proprio da Glashow che ha vinto il premio Nobel per altre cose, ma insomma è anche lui un grande, è stato provato che i neutrini piccoli, 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 ma tanti, 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 che ci attraversano ogni secondo a miliardi, possono smuovere le montagne, tra virgolette. Quali sono le montagne in questo caso che stanno dentro i nostri corpi? Sono i nuclei atomici. I nuclei atomici, i nuclei, in realtà noi abbiamo molecole, non abbiamo atomi, però insomma le molecole sono migliaia di atomi,
insomma, quindi sono, io li chiamo piccoli comuni, cittadine, no? Quindi, però gli atomi, insomma, alla fine abbiamo i nuclei. La cosa grossa è che i nostri nuclei contengono il 99% della nostra massa, perché un atomo, e questo è sempre provato ormai da un secolo, nel nucleo ha confinato il 99% della massa. E questo è la fonte di malattie gravi, perché confinare la massa in un volume ridottissimo, perché il nucleo è molto più piccolo dell'intero atomo. Il nucleo, se io dico riportiamolo su scale normali, un nucleo che avesse 1 centimetro, gli elettroni sono a 1 chilometro, quindi l'atomo è vuoto, è tutto vuoto e già questo confinamento di cui la fisica ignora l'esistenza, di cui la medicina osserva gli effetti, ma siccome poi fisica non unita alla medicina, c'è la babele dei nomi, non si capisce che questa è la causa di malattie come il cancro. E lo dimostra una diagnosi che è la risonanza magnetica nucleare. Quindi sarebbe il caso auspicabile che ci fosse quello che diceva Giordano Bruno, la disponibilità a superare i confini tra le discipline, perché qui stiamo in una babele di lingue e non ci capiamo. Ecco, proprio su Giordano Bruno io mi volevo centrare un attimo perché so che proprio in questi giorni è in fase di conclusione, stai riscrivendo un testo, se ne vogliamo parlare, perché poi è una figura molto particolare quella di Giordano Bruno. Ma guarda, io, diciamo, per me fa parte della mia vita, della mia esistenza, anche mio padre si occupava di Giordano Bruno, e quindi diciamo, è colui con il quale mi ritrovo perché ha detto grandi verità e le ha dette con le parole del suo tempo, ma anche m- ma ha parlato dell'unica forza, l'amore, che unisce infiniti mondi intelligenti. Cioè, e dire questo, tra l'altro, per carità, non è il solo, ci stanno grandi come Dante, insomma, la sfila è lunghissima. E lui, Giordano Bruno, appartiene al filone, in un certo senso, platonico, quello che parlava della caverna, il celebre mito della caverna, no? In cui diceva che noi siamo in una realtà umbratile. E il mio lavoro qual è stato? È quello di tradurre i termini, chiamiamoli filosofici, nei termini attuali. Allora, le ombre, le famose ombre, potrebbero essere il campo attraverso il quale parliamo e che adesso ci domina le nostre comunicazioni, cioè il campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico è portato dai fotoni. Fotoni che possono chiamarsi ombre perché sono messaggeri privi di massa. E invece Giordano Bruno parlava dei messaggeri che hanno mole, la vita ha mole, mole vuol dire peso, massa, e conto non comprende, cioè ha individuato, se vuoi, i due peccati della fisica. Uno è quello di considerare la massa un fatto cruciale, elementare, no? Noi sappiamo la massa del Sole, la massa dei pianeti, la massa dell'atomo, ma molti ancora trascurano i movimenti, che sono invece l'elemento cruciale. E conto non comprende è che non si dimostra con la matematica, perché se
i boson, cioè questi messaggeri della nuova forza, ci animano, noi li sentiamo come movimento, come amore, come emozione. E le emozioni non sono descritte dalla matematica. Quindi c'è una lacerazione dentro di noi. Da una parte crediamo a una scienza basata sulla matematica e su principi assolutamente discutibili che ora si stanno smentendo clamorosamente, e non sappiamo che cos'è la vita, che cos'è l'amore, che cos'è la verità anche, perché poi la verità, qualcuno ha detto la verità vi renderà liberi, e la verità è la vita. Che cos'è la vita? Se, se è questa forza che hanno appena scoperto, è una forza cosmica, è una forza che ci unisce all'universo, che ci rende centro, nel senso non geometrico. Noi ovviamente siamo minuscoli con l'universo, non è un fatto geometrico, ma è un fatto cibernetico, cioè noi siamo come i terminali di un universo cibernetico con cui potremmo entrare in contatto, cioè possiamo aprire, innescare, diciamo, la password per entrare in contatto con l'universo gigante, tra l'altro anche con la galassia e con questi eventi che recentemente sono avvenuti e che stanno continuando ad avvenire, cioè ora sono esplosi perché qualcosa è successo a Pasqua. E io, la mia sensazione, poi interrompimi se la sensazione che sia cambiato in modo forte ciò che chiamiamo vuoto e che non è affatto vuoto, cioè è cambiato l'etere. Ed è questo, lo abbiamo sentito in molti, lo dimostra anche il fatto che questo raggio cosmico ha ricevuto l'attenzione di tutti e secondo i dati invece è uno dei 23, l'ultimo, ma insomma ce n'erano già stati altri, invece ora è esplosa l'attenzione. E quindi c'è una rivelazione in atto, perché non solo c'è la forza di cui Giordano Bruno parlava come l'amor che muove il sole e le altre stelle. No, scusa, questo era Dante. Comunque Giordano Bruno parlava sempre dell'amore che unisce l'uomo all'universo, e, e Conto non comprende, ma è una prova che l'universo ci sta aiutando a fare un salto di coscienza. E non si può non capire, cioè non si può capire che cos'è la vita se non si affronta anche la morte, perché so che anche personaggi come Giordano Bruno poi hanno pagato anche a caro prezzo, ma insomma anche a livello fisico bisognerebbe poi chiedersi il fantomatico cosa accade dopo, che cos'è poi in realtà la morte. Beh, bisogna un po' passarci per capire anche che cos'è la vita stessa. Certo, ma infatti lui diceva morire è come spogliarsi di un abito. E quindi, e d'altra parte, io questo lo spiego con il modello standard della fisica, devo dire anche con memorie di altre vite, però la cosa fondamentale diciamo, questo è un fatto personale, e non è solo personale perché ci stanno milioni nel mondo che ricordano le vite passate, insomma, quindi è abbastanza diffuso ma ignorato, no? Perché la paura della morte rende sudditi al potere. Però si spiega perché ci sono vari generi di materia, quindi questo tipo di materia muore, si stacca, ci spogliamo, così come alla nascita ci rivestiamo di questo corpo, ma c'è il corpo igneo, diceva Giordano Bruno, il corpo di fuoco, che è l'eterno compagno. E quindi la verità non è, diciamo, la vera identità non è l'abito, ma è l'essere, il sé,
che potrebbe essere portato da quei composto da quei tre bosoni che che compongono la forza elettrodebole appena scoperta e relegata ai laboratori di alta energia, insomma, e di cui la biologia non sa niente, non parliamo della medicina che poveretta c'ha un rapporto con la fisica pessimo e, e quindi però è chiaro che diciamo, non basta la teoria e non basta, e soprattutto invito a non credermi, perché il credere è proprio la fonte della stupidità. L'importante è percepire dentro le cose, sentirle, riconoscere chi siamo. E questo è il grande cammino. È la, è la- è la bellezza che possiamo avere in questi anni, in questi giorni così apparentemente difficili, ma in fondo ci stanno ponendo il problema della vita e della morte. Quindi è un'occasione d'oro che possiamo cogliere per capirlo e per interrogarci sul problema. Ecco, fra l'altro a livello fisico mi sono sempre incuriosito e vorrei un tuo parere. Che cosa accade realmente al CERN, qua dietro l'angolo? Noi ci abitiamo anche abbastanza vicino perché io trasmetto da Torino, la Svizzera è un'oretta di macchina. Ecco, che cosa accade in questo fantomatico laboratorio? Ah, guarda, si dicono cose molto... Ma loro stanno cercando particelle ad altissima energia con gli anelli di accelerazione e in fondo lì hanno scoperto la forza elettrodebole. Cioè, il problema sarebbe, non è che cosa accade lì, il problema è fare quello che diceva Giordano Bruno, diciamo pane al pane e vino al vino. Loro la forza la chiamano elettrodebole, un nome che è ignorato più o meno da tutti perché è la fusione tra la forza elettromagnetica e la forza debole che ha scoperto Fermi circa un secolo fa. La forza debole è qualcosa di strepitoso perché è una forza ecumenica, io la dico, perché comunica sia con i nuclei che con tutte le particelle elementari, quindi comunica con il tutto, mentre l'altra, la forza diabolica, che è la forza nucleare forte, comunica solo con i nuclei ed è quella che confina il nucleo, è la causa anche di malattie e soprattutto di paura perché ci restringe. Allora, queste due forze antagoniste che vivono nei nostri corpi, secondo me sono la debole è l'Eros e la forte è Thanatos, cioè questa celebre lotta che ha segnato la storia tra Eros e Thanatos è in realtà il gioco tra due forze che coesistono dentro i nostri corpi e che sentiamo una come Eros amore e unità, perché poi è una forza universale, quindi non ci separa dai cinesi, dagli americani, dai thailandesi, eccetera, insomma. E invece la forte è Thanatos perché ci confina, è segregante, è imprigionante. Allora, il gioco tra gli opposti in realtà si fa dentro di noi e oggi questo evento, la pandemia, è chiaramente un gioco. Cadi nell'opposto, cioè c'è quello che dice che è bugia, quello che dice che è verità, stai sempre nell'opposto. L'importante è essere felici perché chi è felice si espande, il nucleo è meno contratto e magari acquista pure un sapore nuovo. E qui è un po' lunga, insomma, però ho messo un articolo sul mio sito verso un nuovo sapore della vita, per cui si può spiegare, e qui c'è Gesù Cristo che parla ai discepoli, parla e dice siete il sale della terra, cioè noi possiamo acquistare un nuovo sapore, che poi è anche una nuova
allegria, una nuova serenità, un nuovo modo di concepire la realtà e anche di incontrarci, insomma. E Che questo secondo me è quello che sta succedendo, che terrorizza il potere, perché quando, quando senti che sei uno con l'universo, insomma, non hai paura, non corri a farti il vaccino, insomma, di cui non entro perché non sono medico. Bene, beh, ma fra l'altro è un cambiamento che è già da qualche anno, perché ne abbiamo parlato anche al telefono, proprio in questi anni, a livello anche di polo nord magnetico, di condizioni, di allineamenti che riguardano il nostro pianeta, ci sono stati e sono in corso dei grandi cambiamenti. Vogliamo accennare qualcosa? Grazie per averlo ricordato. Guarda, sta succedendo di tutto e di più col campo magnetico terrestre, che è collegato al campo magnetico galattico. E- Perché stiamo in 5 campi magnetici, quindi e stanno, ognuno ha i suoi ritmi. Questi 5 campi magnetici si stanno riconnettendo tra loro e siccome hanno tempi diversi, è la fine dei tempi, nel senso che è l'armonia dei tempi, cioè passiamo dal caos dei tempi a una nuova armonia. È la nuova era predetta da tutti i grandi, anche dall'Apocalisse, che non vuol dire fine, Apocalisse vuol dire rivelazione della realtà. Ed è quella che sta succedendo e che terrorizza il potere. Allora, il campo magnetico terrestre sta cambiando con una celerità incredibile. Siccome sul campo magnetico non sono solo chiacchiere, ma ci va, anche sono i voli aerei e anche tutte le navigazioni marittime e anche non solo, poi delfini, tutto, ma rimaniamo alla specie umana. Se il modello magnetico non corrisponde ai fatti perché sta cambiando, l'aereo casca. Allora, già lo cambiavano ogni 5 anni, quindi sono consapevoli che il campo magnetico cambia. Ma la cosa incredibile è che nel 2018 quelli responsabili del modello magnetico, si chiama WMM, World Magnetic Model, si sono dovuti precipitare a cambiarlo, cioè con un anno e mezzo di anticipo, perché se no cambiava. Poi l'intensità del campo magnetico sta cambiando con una rapidità incredibile. Il polo nord corre più veloce, il polo magnetico, non il polo meccanico, eh. Il polo magnetico corre 8 volte più veloce del polo magnetico sud che sta in Antartide. Quindi c'è come una distorsione fra, non è un'asta tra i due poli, c'è una S, diciamo. Quindi e questo significa che sta cambiando il cielo, quel cielo che ha perlustrato Dante, perché la causa del campo magnetico è il cuore cristallino al centro della Terra e questo è un fatto riconosciuto, è quello che sta cambiando. Ma siccome nessuno alza gli occhi al cielo, nessuno alza gli occhi a quel cielo mobile, cielo cristallino di cui parlava Dante, non sappiamo tutto del virus, cioè non sappiamo niente perché io non ho ancora capito niente, non vuol dire che servo, ma non sappiamo di questi cambiamenti enormi del campo magnetico che comunque sono successi al massimo tanto tempo fa e non ci sono state catastrofi. Cioè l'ultimo cambiamento è stato 41.000 anni fa, quindi fuori storia. Allora, è un cambiamento epocale, chiaramente, no? Noi in realtà poi sappiamo sì e no 5-6 mila anni di storia, non sappiamo bene prima che succedeva, no? Tutta l'era neolitica,
hanno fatto monumenti incredibili, straordinari, non sappiamo nemmeno come trasportavano questi massi così enormi da una zona all'altra. Anzi, devo dire che nel mio libro, questo l'altro, che dovrebbe essere in circolazione, non so se è esaurito, Il risveglio e il gioco cosmico dell'uomo, l'ipotesi è che la Terra una volta non aveva la stessa gravità di prima e che fosse, questa ancora più, abitata da giganti, per cui proprio perché potevano essere, cioè noi se fossimo più alti, cioè chi è alto più di 2 metri ha problemi di stabilità perché la gravità pesa, ma se c'è scarsa gravità ti muovi insomma no, tranquillamente. Quindi probabilmente c'è stato un cambiamento di fase, di stato della materia che ha coinciso con la materia e anche molti diluvi, tra l'altro ci sono le tracce dei diluvi, questo lo dico in questo libro che è stato un grosso lavoro di almanacco di cose e con immagini, insomma, È molto dimostra. interessante. Fra l'altro è stato illuminante perché un giorno parlando col al telefono mi ha detto: Hai presente l'inizio di Star Wars? In una galassia lontana lontana. Fa, quella è la nostra. Cioè, cambia completamente la prospettiva. Eh sì, perché qualcosa ha cambiato l'equilibrio della nostra galassia e lo dimostrano edifici come Stonehenge, le piramidi d'Egitto, i palazzi a Sana'a, la capitale dello Yemen, che allora facevano le costruzioni in modo da coincidere con i punti dove sorgeva il sole e sorgeva e tramontava il sole. Quindi conoscevano l'eclittica, il piano dell'eclittica, cioè, e questi non sono, questi palazzi indicano punti che non sono più gli stessi che abbiamo ora. Quindi è cambiato l'eclittica, è cambiato l'equatore galattico e questo cambio, c'è una immagine che poi magari ti mando, in qualche modo è stato registrato. C'è un sito molto bello su YouTube che fa vedere come questo cambio ha fatto perdere gli angoli originali, che erano gli angoli della Vessica Piscis, e mi pare 60 gradi virgola 3. Quindi questo cambio nella galassia lontana lontana che invece è la nostra ha portato il caos perché ha perso il contatto con i campi. Ora, la maggior parte dei medici, dei biologi, dimenticano il rapporto tra le cellule del nostro corpo, tra le particelle e i campi. Noi siamo collegati ai campi, però non se ne parla, proprio manca la cultura della la concezione del campo e potrebbe dipendere da quell'evento che probabilmente è stato ripristinato, invece è stato tornato il 21 giugno 2020. Cioè il 21 giugno 2020 è successo, c'è stato un'eclisse che è coinciso con il solstizio, perché il 21 giugno è il solstizio. Quindi probabilmente qualcuno o qualcosa ha riportato l'equilibrio nella galassia e ha innescato un processo che 9 mesi dopo, perché adesso a Pasqua circa, ha consentito a un raggio cosmico di quella energia enorme di arrivare sulla superficie della Terra, cioè di essere registrato. Quindi sta cambiando la nostra galassia e per il potere vigente che tutto dipendente dal potere temporale, dal feo tiranno, come chiamava Giordano Bruno, è una crisi, è una crisi. Qui secondo me dobbiamo essere attenti, coscienti, perché il rischio
c'è anche il rischio di guerre, secondo me, c'è il rischio di guerre perché se poi vaccinano e tanti poi stanno guarendo, cioè se riescono a non conservare la paura della malattia, trovano la paura del nemico. No, il gioco è sempre lo stesso, è un giochetto ormai divide e timpera, l'impero romano lo conosceva bene, insomma, il gioco della paura e del nemico. E direi che venti di guerra soffiano in questi giorni più che mai, quindi sono scenari veramente un po' un classico stallo alla messicana, con tutte le armi puntate e si spera che nessuno per primo faccia partire il colpo, però gli scenari sia nel Mediterraneo, sia in Russia, sia nel classico Medio Oriente sono veramente sull'orlo di una crisi di nervi, ecco, mettiamola così. Io però, Giuliana, volevo cominciare a ringraziarti perché so che veramente sei sempre super ricercatissima da tutti e soprattutto hai pochissimo tempo, quindi io ti comincio a ringraziare per il tempo che hai trovato quest'oggi da dedicarci e vorrei farti ricordare un po' le tue pubblicazioni, dove possono leggere qualcosa di tuo e i lavori che sono in prossima uscita. Dunque, intanto sul sito si trova questo articolo, tra l'altro è stato tradotto anche in inglese e in spagnolo, e verso un nuovo sapore della vita. Il sito è www.giulianaconforto.it e spero, ho sentito, cioè era stato ristampato il mio libro Il risveglio e il gioco cosmico dell'uomo, mi hanno detto che non si trova di nuovo. Ora sentirò l'editore perché quindi io tra l'altro avevo fatto un'edizione che cioè l'avevo preparata io, che non è è stata pubblicata un'edizione più piccola, infatti vari amici si sono lamentati perché l'edizione in grande era molto, insomma, più accessibile e anche bella. E ora quindi sentirò l'editore, che è uno editore, mi auguro di risolverlo in qualche modo. Pensiamo anche, e invece il prossimo, quello che sto riscrivendo, nella prospettiva anche di questi eventi che ci sono e che Giordano Bruno aveva previsto, è Giordano Bruno e verso la nuova era. E quindi ho bisogno di un po' di tempo. E questo non lo so adesso come lo pubblicherò, però vorrei fare una cosa popolare, in qualche modo mi aiuterete, vediamo come farlo, perché capisco che l'editoria è in crisi, però è tutto in crisi e quindi dobbiamo sorgere, organizzarci in altri modi, secondo me, ecco. Bene, deve arrivare a tutti. Me lo auguro. Bene, io A chi interessa perlomeno. sempre più Penso persone si che al Papa non avvicinano. interessi, a chi interessa. In combinazione anche questi accadimenti stanno facendo avvicinare a queste tematiche sempre più persone, quindi ce n'è veramente bisogno e io continuo a dire che sei anche un orgoglio nazionale perché ti cercano molto anche dall'estero, insomma, sei una personalità, è un onore esserti amico perché c'è proprio bisogno di quello che tu racconti e di come lo racconti, quindi io ti ringrazio per questa cosa. Grazie, grazie. Diciamo sono qui per questo. Insomma. E io come al solito rimando poi tutti voi che ci seguite a facciamo finta che su tutti i social possibili, immaginabili, c'è Instagram, c'è Facebook, ovviamente il canale YouTube, ma anche il canale Telegram, il gruppo Telegram, cercateci un po' ovunque, ricordatevi che i giorni in cui andiamo a far uscire nuovi video sono sempre martedì, venerdì e domenica alle 21, così uno non si sbaglia mai. Ringraziamo tutti coloro che ci potranno supportare in mille modi, fosse anche solo mettere i like ai video e commentarli, per noi è un grande supporto anche quello. Grazie mille Giuliana, speriamo di risentirci presto. Grazie a voi. E appuntamento alla prossima puntata e anche a tutti coloro che mi aiutano e collaborano a questa trasmissione venendomi in soccorso con mille modi possibili e immaginabili. Appuntamento alla prossima puntata, come dico sempre io, Hare Krishna. Arrivederci.